L'infortunio di Marcus Thuram è ufficiale, è arrivato il comunicato, purtroppo è confermata l'elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, questo è il comunicato dell'Inter che rende noto i dettagli di questo infortunio, un infortunio riportato durante i minuti finali del primo tempo di Inter-Atletico Madrid, andata agli ottavi di finale di Champions, tradotto ci si aspettano circa 15 giorni di stop almeno, saltando per cui Lecce-Inter, Inter-Atalanta, Inter-Genoa e puntando verosimilmente a recuperare per Bologna-Inter del 10 marzo in campionato, ma soprattutto per Atletico Madrid-Inter del 13 marzo. Nei prossimi giorni poi sarà costantemente rivalutato. Diciamo che nel caso forse prevedere il ritorno col Bologna potrebbe essere anche un pochino rischioso, non penso verrà rischiato. L'obiettivo è soprattutto l'Atletico Madrid in casa loro nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Salta quindi 3, ma forse 4 gare di campionato Thuram. È chiaro che possiamo dirci fortunati del fatto che l'Inter si prepara ad affrontare queste partite già con un bel vantaggio sulle rivali. Diciamo anche però che nei piani dell'Inter queste sarebbero le partite in cui provare a chiudere quasi definitivamente i conti per lo scudetto in campionato, cercando di fare ulteriormente il vuoto sulle rivali, visto che si gioca il recupero con l'Atalanta, che possiamo considerare come una sorta di partita in più, una partita jolly da giocare in cui ogni punto guadagnato è chiaramente un punto in più che vai a guadagnare sulle rivali. Quindi è un'assenza molto pesante, inutile, non c'è bisogno che lo dica io sicuramente, è un'assenza molto pesante in un momento fondamentale della stagione, ma anche una grande occasione per quelle che sono le alternative. In attacco chiaramente Sanchez e Arnautovic in primis, che insieme ai vari Carlos Augusto, Frattesi e Dumfries, secondo me nella gara contro l'Atletico Madrid si sono fatti trovare pronti e a gara in corso sono entrati molto bene e hanno inciso molto bene, e ne abbiamo parlato nelle scorse ore. Oggi però mi voglio concentrare soprattutto su Marco Arnautovic e voglio portarvi anche un po' di riflessioni da condividere con voi, con una provocazione finale, e sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Voglio scatenare un po' di commenti, quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno in diretta alle 19:30. Vi aspettiamo ovviamente qui. Voglio parlare con voi di Marco Arnautovic perché anche dopo la gara contro l'Atletico Madrid, nonostante il gol decisivo, ho letto veramente tanti commenti negativi. Per non parlare poi di quello che ho letto durante la diretta, prima che segnasse il gol, roba veramente da censura nei confronti di un giocatore che comunque oggi è un giocatore dell'Inter. Quindi mi è stato scritto a un certo punto anche: ah, allora se tu sei contento allora tienitelo. Certo che me lo tengo. Me lo tengo perché comunque tanto il mercato è chiuso, quindi è un giocatore dell'Inter. Oggi analizziamo le sue prestazioni, non va tutto bene, chiaramente, non dobbiamo essere, non siamo ciechi ovviamente, sappiamo sottolineare eventuali errori eccetera, però ecco, nell'analizzare le sue prestazioni e nell'andare poi a commentare, ricordiamoci anche che fino a fine stagione sarà un giocatore dell'Inter e lo si sostiene, punto. Poi si vedrà. Questo accanimento così mi sembra francamente eccessivo su un giocatore intanto che è della tua squadra, quindi non capisco cosa possa avere di produttivo, ecco, questo accanimento nei suoi confronti, ma soprattutto, ve lo chiedo, è davvero meritato questo accanimento su Arnautovic? Vi voglio dare anche dei dati, ma partiamo dal presupposto che è chiaro che è un giocatore che si porta dietro diversi dubbi già dalla scorsa estate, inevitabilmente legati ad un'etichetta molto molto ingombrante che è stata data da quella che è stata la valutazione, il prezzo pagato per comprarlo dal Bologna nonostante i 34 anni. E sul prezzo io, lo sapete, sono d'accordo, lo diciamo anche dall'estate, è sicuramente eccessivo. Va considerato che vai a prendere un giocatore a fine mercato con tutti che sanno della tua esigenza, una squadra del Bologna che non voleva venderlo e non ha bisogno di venderlo e di incassare, in più ci vai ad inserire dentro una formula particolare con Fabian e lo potrai anche riacquistare, sono tutti fattori che inevitabilmente vanno a gonfiare la cifra, inevitabilmente il Bologna queste cose te le fa pagare e il prezzo va su. Comunque, Arnautovic, poi una volta che lo hai comprato, il prezzo non ci interessa più, è un giocatore della tua rosa, analizziamo questo. E Arnautovic fino a poche settimane fa non aveva reso secondo quelle che erano le aspettative, parliamoci chiaro, è abbastanza ovvio questo. Ci ha messo un po' ad ingranare, poi soprattutto l'infortunio ad Empoli lo ha molto limitato, sicuramente. Per un giocatore di 34 anni, molto forte fisicamente, che fa anche della forza fisica uno dei suoi punti di forza,
ecco, quello stop è stato inevitabilmente duro e per rimettersi in condizione ci vuole del tempo. Piccolo campanello da tenervi a mente per la provocazione finale, ma forse avrete già capito. E da qualche partita a questa parte però devo dire che qualche segnale di crescita secondo me si sta vedendo da parte di Marko Arnautovic appunto. Non a caso nelle ultime 3 partite, 2 di campionato e 1 di Champions, sono arrivati un assist contro la Roma e 2 gol, uno contro la Salernitana e quello contro l'Atletico Madrid decisivo. Quindi un assist e 2 gol in 3 partite. Lautaro Martinez, per fare un paragone vicino, nelle stesse 3 partite ha fatto un solo gol giocando molti più minuti di Arnautovic. Quindi è chiaro che a Lautaro Martinez lo concede un po' di più il periodo di appannamento, sono d'accordissimo, anzi Lautaro secondo me dovrebbe anche un attimo rifiatare perché lo si sta davvero spremendo, quindi a Lecce non sarei sorpreso nel vedere Arnautovic e Sanchez dal primo minuto, ecco. Arnautovic comunque, visto qualche errore commesso e qualche difficoltà in più, è chiaro che non lo aspetti in eterno e ti aspetti delle risposte un pochino prima, soprattutto quando ha a disposizione la chance di mettersi in mostra. Le risposte però stanno arrivando, non solo questi dati che vi ho citato adesso, facevo notare anche nell'ultima diretta come comunque Arnautovic contro l'Atletico Madrid ha avuto dei numeri dal punto di vista della partecipazione al gioco e non solo, che sono praticamente gli stessi o addirittura migliori di quelli di Marcus Thuram. Vi faccio vedere, condivido dal portale SofaScore, mettiamo a confronto la partita di Thuram e di Arnautovic, entrambi hanno giocato 45 minuti, anche se Thuram ha avuto gli ultimi 3 minuti questo problema fisico e poi è uscito, e in 45 minuti Arnautovic segna un gol, ovviamente Thuram è 0, con expected goals per Arnautovic 1.51, quindi Arnautovic ha performato meno di quello che ci si aspettava in termini di gol rispetto a quelle che sono le occasioni avute e che si è creato, però comunque è stato molto più pericoloso di Thuram in questi 45 minuti, 0.05 di expected assist sono lo stesso numero. Entrambi hanno tirato una volta in porta, Arnautovic ha tirato 3 volte fuori dalla porta e Thuram una sola volta, quindi il triplo dei tiri effettuati da Arnautovic. I dribbling tentati sono gli stessi, Thuram non ha sciupato grandi occasioni da gol, ma perché non ne ha neanche avute di grandi occasioni da gol, mentre Arnautovic sì ne ha sciupate 2, 15 tocchi del pallone per Arnautovic, 14 per Thuram, 7 passaggi su 7 azzeccati da Arnautovic, 7 su 8 per Thuram, quindi è stato più preciso di fatto Arnautovic, che rispetto a Thuram ha vinto tutti e 3 i 3 duelli, i 3 contrasti, diciamo così, i 3 duelli che ha avuto in partita. Thuram ne ha tentati 2 e ne ha vinto soltanto 1, e i duelli aerei sono gli stessi numeri, 3 effettuati e 2 vinti. Poi Thuram ha perso 3 palloni, Arnautovic ne ha perso soltanto 1 e Thuram ha la meglio sui palloni intercettati 1-0. Quindi ecco, diciamo è una prestazione a livello numerico non clamorosamente differente, anzi in alcune cose meglio Arnautovic, in altre meglio Thuram, poi alla fine vado a leggere le pagelle e nelle pagelle ho letto dei 7, 7,5 per Thuram, che per carità per me ha fatto una buona partita e mi è piaciuto, dall'altro lato però addirittura dei 5, addirittura dei 4 per Arnautovic, nonostante questi numeri, nonostante il gol segnato decisivo. Non lo so, io non sono d'accordo, nel senso che in tanti sicuramente mi diranno però Arnautovic ha sbagliato 2, forse 3 occasioni nette, più 2 secondo me. Può essere anche vero, ma anche qui faccio 2 considerazioni. Nel male Arnautovic comunque ha dimostrato ancora una volta di essere di fatto l'unica vera prima punta, nel senso più classico del termine, che c'è in questa rosa, perché in 45 minuti si è ritrovato più volte in buona posizione rispetto a Thuram e rispetto anche a Lautaro Martinez, e comunque le varie occasioni spesso le ha create anche lui stesso. Sul cross di Di Marco c'è un suo ottimo movimento, poi vuole strafare con quel tentativo di Eurogol in semirovesciata, secondo me lì esagera un pochino. L'errore più clamoroso però probabilmente, anzi secondo me, è quello dove triangola con Lautaro Martinez e poi stoppa il pallone e spara sopra la traversa. Lì col suo spessore tecnico, col suo valore, mi aspetto che c'entri la porta almeno. Però anche qua
L'azione nasce con una manovra dove Arnautovic fa un ottimo movimento a prendersi lo spazio che si era creato tra centrocampo e difesa dell'Atletico, riceve il pallone, scambia con Lautaro Martinez, si libera in area e poi tira. Giudichiamo anche questo, cioè che nasce anche dall'ottimo lavoro che ha fatto prima, non solo la finalizzazione dove, per carità, un attaccante deve sicuramente far meglio. Detto questo, è evidente comunque che Arnautovic sta vivendo un momento molto delicato e ne soffre, lo ha detto lui stesso dopo la partita. Ho trovato tra l'altro molto bello il gesto dove va a baciare il terreno di San Siro dopo il gol. Mi è piaciuto molto anche il post che gli ha dedicato su Instagram Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu lo va a sostenere, dice che nessuno sa cosa c'è dietro il duro lavoro, una frase del genere, ecco. Capisco comunque che i tifosi non devono essere psicologi, capisco le imprecazioni sugli errori, eccetera, però secondo me questi sono dei segnali molto belli che poi più a freddo dovremmo andare ad analizzare e ad interpretare. Sono dei segnali di come il gruppo ci tiene, assolutamente, lui stesso ci tiene molto, il gruppo internamente si sostiene, sono tutti dalla stessa parte e io credo che qui sia il vero segreto, il vero punto da cui nascono poi le grandi vittorie e che ci devono dare più fiducia in vista del finale di stagione. Ora, Arnautovic avrà più spazio per giocare anche dal primo minuto. Anche questo secondo me non è una cosa da sottovalutare. Poter giocare le partite dall'inizio più volte e più partite ravvicinate è diverso dal giocare spezzoni 5 minuti oppure in un turnover ampio entrando alla fine, eccetera. Adesso ha la possibilità di avere più continuità, può crescere, assolutamente, anzi può solo crescere da qui in avanti, può giocare, entrare nei sistemi, ritrova fiducia probabilmente e si può riambientare anche proprio sul clima della partita anziché soltanto su degli spezzoni. Io ci vedo probabilmente tanti punti di contatto con quella che è stata la stagione di Lukaku l'anno scorso. Ecco, arriviamo alla provocazione che avevo promesso. Ci vedo dei punti di contatto con il Lukaku dell'anno scorso perché frenato da un infortunio, come detto, condizione fisica complicata e deve andare un po' di rincorsa. Poi segna il gol decisivo nell'ottava di finale di Champions. Lukaku contro il Porto, Arnautovic per ora con l'Atletico, sperando che possa fare anche meglio il ritorno. E poi Lukaku da lì è stato determinante nel finale di stagione, soprattutto in campionato, dove l'Inter ha ricominciato la rincorsa molto bene quando Lukaku e anche Brozovic sono rientrati al meglio. E ora Arnautovic ha segnato contro l'Atletico appunto, ha questa grande chance di concludere alla grande questa stagione, si gioca anche la conferma estiva, visto che l'arrivo di Taremi, l'età e anche il rendimento avuto fin qui lo mettono un po' in discussione. Ovviamente speriamo che rispetto a Lukaku possa avere una conclusione migliore, sia in termini di telenovela del mercato che soprattutto in campo, visto che anzi Arnautovic, l'abbiamo detto spesso, è anche l'ultimo superstite del triplete, quindi magari in finale a Wembley dovessimo mai arrivarci, può cambiare il finale rispetto ad un Lukaku che abbiamo visto un po' impacciato ad Istanbul. Ovviamente, però prima di pensare a questo c'è molto tempo, c'è tantissimo da fare prima. Adesso testa a Lecce, chiaramente fondamentale da vincere assolutamente per andare a dare un'altra botta importante a questo campionato. Ecco, proprio lì torna Arnautovic ancora una volta, tra l'altro un Arnautovic che contro l'Inter, con quel Bologna, in quel famoso Bologna-Inter, ci fece un gol pesantissimo, magari ci deve un pezzettino di scudetto anche lui e può mettersi in campo anche in quest'ottica qua per dare qualcosa in più. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, allora se siete d'accordo con me, quanta fiducia avete in Arnautovic da qui alla fine, oppure quanto pesa secondo voi questa assenza di Thuram in queste partite? Aspetto nei commenti che poi leggeremo in diretta alle 19:30. Vi invito a fare un salto nel club di Passione Inter dove ci torna il watch party, come ogni giovedì ci sentiamo nel nostro server per guardare insieme partite, documentari, film, serie TV e non solo, quindi watch party su www.passioneinter.club per partecipare insieme a noi e per sostenere il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.